RFK Jr. e l'ordine di Trump. Cosa sta per accadere? La sovranità biologica. 18 aprile 2026. Una data che potrebbe segnare un punto di svolta importante nella discussione sulla salute mentale e sull'accesso a nuove opzioni terapeutiche. Mentre Trump firma l'Executive Order che accelera la ricerca e l'accesso regolato a certe terapie innovative, RFK Jr. porta avanti con forza la sua battaglia contro le influenze eccessive delle grandi corporation sulla scienza medica e sulla regolamentazione. Sei pronto a esplorare come potresti riprendere maggiore autonomia sulla tua energia e resilienza biologica? Mentre in Europa prevalgono approcci regolatori molto cauti e burocratici, negli Stati Uniti si sta aprendo una finestra importante verso una maggiore apertura su molecole storiche e approcci alternativi sull'autonomia bioenergetica. Con la firma dell'Executive Order del 18 aprile 2026 e il ruolo chiave di Robert Fitzgerald Kennedy Jr. come segretario della salute, molecole come l'ibogaina per la salute mentale, l'ivermectina e il blu di metilene tornano al centro del dibattito pubblico. Perché queste molecole, spesso economiche fuori brevetto, generano così tanto resistenza in un sistema che privilegia fortemente i farmaci brevettabili? E come può il cittadino informato e responsabile esplorare strumenti per supportare la propria resilienza mitocondriale e autonomia biologica? Disclaimer fondamentale. Doverosa nota di attenzione. Le informazioni contenute in questo video, sul portale ARB Phoenix e nel nostro spazio Telegram, hanno finalità esclusivamente divulgative, storiche e di analisi scientifica. Io non sono un medico né un operatore sanitario. Questo contenuto non costituisce e non intende sostituire una consulenza medica, una diagnosi o una prescrizione. Le molecole e i precursori che analizzeremo, come il blu di metilene, l'ivermectina o il CDS, sono oggetto di ricerca indipendente e la loro applicazione richiede competenza tecnica e responsabilità individuale. Consultate sempre un professionista della salute di ampie vedute prima di intraprendere qualsiasi protocollo. Ibogaina, l'Executive Order e lo schiaffo al modello cronico. Partiamo dall'Africa. L'ibogaina è una molecola potente con una lunga storia tradizionale. Oggi viene studiata per le sue proprietà neuroplastiche e sul reset dei sistemi di ricompensa. Mentre in Europa rimane fortemente regolamentata, il 18 aprile 2026 Trump ha firmato un Executive Order che accelera la ricerca, lo sviluppo e l'accesso regolato all'ibogaina ed a altri composti psichedelici per gravi condizioni di salute mentale resistenti alle terapie convenzionali, con particolare attenzione ai veterani. Perché? Perché studi preliminari e testimonianze cliniche suggeriscono che l'ibogaina possa offrire un reset profondo sui recettori coinvolti nelle dipendenze e in certi disturbi come depressione maggiore e PTSD, con effetti che alcuni pazienti descrivono come trasformativi in poche sessioni controllate. Questo tipo di approccio potrebbe rappresentare una sfida per il modello dei trattamenti cronici a lungo termine, che caratterizza gran parte dell'industria farmaceutica. Qui non si parla di semplice effetto ricreativo. Gli studi e le testimonianze cliniche puntano a un possibile reset profondo sui sistemi neuronali coinvolti nelle dipendenze.
Trump ha firmato un executive order che molti interpretano come un segnale forte contro l'inerzia regolatoria. La FDA deve accelerare i percorsi per terapie promettenti su gravi malattie mentali, inclusa quindi l'ibogaina. Il mandato punta a rimuovere ostacoli burocratici ed ad aprire strade più rapide per molecole bioattive di origine botanica che mostrano potenziale. E tra queste c'è proprio lei, l'ibogaina. Per decenni questa molecola è stata fortemente limitata, nonostante alcuni studi preliminari e testimonianze suggeriscano una capacità di intervento rapido e profondo. RFK Jr. ha salutato questo passo come un'importante apertura verso il superamento di barriere che hanno rallentato la ricerca su molecole non brevettabili. Ma mentre negli Stati Uniti si apre una finestra concreta verso approcci innovativi, in Europa prevale ancora un silenzio assordante e un approccio molto più cauto. Le agenzie regolatrici europee mantengono un approccio molto cauto e burocratico, che secondo molti critici tende a preservare lo status quo, più che a favorire l'innovazione rapida. In Italia e in gran parte d'Europa l'ibogaina rimane fortemente limitata e questo crea una disparità geografica nell'accesso a opzioni di ricerca e sperimentazione controllata. Questo caso mette in luce come soluzioni potenzialmente radicali e poco brevettabili incontrino spesso ostacoli maggiori rispetto ad altre. Il vero punto di rottura, secondo molti osservatori, non è solo clinico, ma soprattutto politico e regolatorio. Se una molecola naturale può offrire un intervento rapido, laddove il modello tradizionale punta su gestione prolungata, allora l'intero sistema viene messo in discussione. E l'Executive Order potrebbe rappresentare la prima importante crepa in questo modello. Ivermectina, la modulazione sistemica e il ruolo di RFK Jr. Parallelamente, l'ivermectina rappresenta un caso emblematico di molecola generica, economica e con una storia straordinaria. Nel 2015 ha vinto il premio Nobel per la medicina proprio per l'uso antiparassitario e per decenni è stata considerata una delle sostanze più sicure ed efficaci mai scoperte dall'uomo. RFK Jr., nel suo ruolo di coordinatore per la salute mitocondriale e ambientale, ha più volte tessuto le lodi di questa molecola, non solo per le sue doti storiche, ma anche come simbolo della trasparenza scientifica. Oltre al suo impiego consolidato come antiparassitario, studi indipendenti e preclinici hanno esplorato le sue potenziali proprietà antinfiammatorie, antivirali e di modulazione cellulare. Alcune di queste linee di ricerca sono però diventate oggetto di forti controversie e polarizzazione. Se l'ibogaina rappresenta il reset, l'ivermectina è diventato uno dei simboli più controversi del dibattito sulla trasparenza scientifica. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una forte polarizzazione. Una molecola con una storia importante è stata trasformata in oggetto di accesi dibattiti e divisioni. Per molti nella comunità della salute indipendente, l'ivermectina è diventata un simbolo di resistenza contro quelle che percepiscono come restrizioni eccessive e priorità date ai farmaci brevettati. In Italia rimane un argomento fortemente controverso e spesso evitato, mentre nella visione americana, nel 2026, la si considera un possibile modulatore essenziale dei canali ionici. Perché allora tanta ostilità?
RFK Jr. ha più volte evidenziato come questa ostilità sia il sintomo di un sistema che privilegia il profitto sulla salute dei cittadini. La risposta è semplice e si trova nel ganglio che abbiamo già citato. L'ivermectina è fuori brevetto, costa pochissimi centesimi a dose e la sua efficacia su larga scala renderebbe obsoleti molti protocolli da migliaia di euro. In Italia abbiamo visto medici sospesi solo per averne discusso l'uso razionale. Questa molecola è diventata il simbolo della resistenza. Chi la studia non cerca un miracolo, ma rivendica il diritto di usare una biochimica validata contro una narrazione puramente politica. Come per l'ibogaina, secondo i suoi sostenitori, considerazioni economiche e di mercato avrebbero pesato più del dovuto dibattito scientifico intorno a questa molecola. Il catalizzatore sistemico, ossidazione e autonomia. Passiamo ora al terzo pilastro, l'elemento che più di ogni altro incarna il concetto di indipendenza molecolare, il vettore ossidativo selettivo noto negli studi redox. Il terzo elemento spesso discusso in questi contesti è il biossido di cloro, CDS, studiato in ambito di chimica redox come possibile ossidante selettivo. Qui entriamo in un terreno molto controverso e sperimentale. Per chi lo utilizza, il CDS rappresenta uno strumento che sfugge alla tradizionale catena distributiva farmaceutica, incarnando un'estrema forma di indipendenza logistica e di ricerca personale. Attenzione, si tratta di una sostanza con forti proprietà ossidanti. Il suo uso interno è altamente dibattuto e sconsigliato da molte autorità sanitarie, ma è lo strumento di chi non accetta l'intermediazione. RFK Jr. ha più volte sottolineato l'importanza di riprendere il controllo sulla propria salute, senza dipendere esclusivamente da intermediari industriali. Di conseguenza, la comprensione della dinamica dei precursori, la verifica della purezza dei reagenti e lo studio della dinamica ossidativa sono atti di resistenza intellettuale prima che biologica. E qui arriviamo al cuore del problema. Il CDS, il biossido di cloro o lo stesso blu di metilene, che analizzeremo successivamente, condividono un destino comune. Sono troppo semplici e troppo economici. Il sistema regolatorio europeo, spesso condizionato da alti costi di approvazione, tende a favorire chi ha grandi capitali per sostenere l'intero iter burocratico. Di conseguenza, lo studio indipendente della chimica dei precursori e della dinamica ossidativa rimane un terreno complesso e regolamentato. In Italia questo approccio cauto è particolarmente marcato, con una classe medica che si attiene strettamente alle linee guida ufficiali. Non stiamo proponendo una scelta di cura, ma rivendicando l'accesso alla conoscenza biochimica pura sui precursori non brevettabili. Ma la vera indipendenza energetica richiede un ultimo tassello, quello che permette alla cellula di trasformare la pulizia in potenza. Il trasportatore di elettroni, l'ottimizzazione mitocondriale. Infine, il blu di metilene viene spesso citato come completamento di questo approccio, agendo come trasportatore di elettroni e supporto mitocondriale. Se l'ivermectina scherma e il CDS pulisce, il blu di metilene fornisce la potenza elettrica. In un contesto di resilienza ambientale, dove siamo costantemente immersi in campi elettromagnetici e stress ossidativo sistemico,
Il blu di metilene agisce come un bypass per la catena di trasporto degli elettroni, garantendo che il motore mitocondriale non vada in stallo. Una molecola di fine Ottocento, la prima ad essere usata in medicina moderna, oggi torna alla ribalta grazie a figure come RFK Jr. Studi scientifici indicano che a basse concentrazioni può agire come bypass nella catena di trasporto elettronico mitocondriale, supportando la produzione di energia cellulare in condizione di stress ossidativo. Ha anche proprietà neuroprotettive in modelli preclinici e costa pochissimi centesimi a dose. Ecco il problema: non è brevettabile. RFK Jr. è stato associato pubblicamente all'interesse di questa molecola antica di fine Ottocento, oggi rivalutata nel biohacking per il suo potenziale supporto mitocondriale. Non stiamo parlando di un integratore comune, ma di un vero e proprio bypass per la catena di trasporto degli elettroni. In un'epoca di declino mitocondriale sistemico, questa molecola agisce come un ottimizzatore del flusso energetico interno. Tuttavia, il vero rischio qui non è la molecola, ma la sua integrità e la sua purezza. Alcuni sostengono che le barriere regolatorie europee vadano oltre la semplice tutela della sicurezza e finiscano per complicare l'accesso a standard elevati di purezza per il ricercatore indipendente. In Europa, infatti, esiste un paradosso. È approvato per usi medici ospedalieri specifici, ma l'accesso a versioni di grado farmaceutico USP per l'uso personale o di ricerca indipendente rimane complicato e regolamentato. Viene spesso classificato come reagente chimico, rendendo più difficile il suo impiego per l'ottimizzazione mitocondriale personale. Secondo alcuni critici, si rischia così di limitare l'accesso a strumenti che potrebbero favorire una maggiore resilienza e autonomia energetica cellulare. In questo ambito, la qualità è l'unico confine tra la ricerca indipendente e il rischio industriale. Attenzione! Proprio perché il sistema cerca di marginalizzare queste molecole, il rischio è di affidarsi a prodotti impuri. E la qualità è l'unico parametro che garantisce la sicurezza quando usciamo da binari convenzionali. Per questo nella descrizione del video e sul mio sito ho selezionato meticolosamente le fonti di grado farmaceutico e i reagenti. E qui arriviamo al punto cruciale, che pochi vogliono sottolineare. La vera barriera non è la legge, è la purezza. Il sistema permette la circolazione di blu di metilene di grado industriale o tecnico, carico di metalli pesanti, ma rende difficile l'accesso al grado USP o PH-EUR, cioè di grado farmaceutico, per il ricercatore privato. Perché? Perché sanno che la qualità è la linea di demarcazione tra la ricerca efficace e l'insuccesso. L'ossessione per la qualità farmaceutica non è un vezzo tecnico, è l'unica vera difesa contro chi vorrebbe screditare queste molecole puntando sui danni causati dalle impurità. Rivendicare la purezza dei reagenti è l'atto finale di indipendenza. Significa non dare al sistema alcun appiglio per fermare la tua evoluzione. Sostenere una filiera controllata significa, oggi più che mai, finanziare una voce che opera fuori dai circuiti del consenso forzato. Conclusione: la marea della consapevolezza. Queste molecole non sono miracoli, ma esempi di biochimica antica o generica che spesso faticano a trovare spazio in un sistema orientato principalmente verso molecole brevettabili.
L'ordine esecutivo di Trump e le battaglie di RFK Jr. ci dicono che il cambiamento è possibile, ma deve partire dalla consapevolezza individuale. In un'Italia ancora molto cauta su questi argomenti, il cambiamento parte da chi decide di studiare, verificare fonti primarie e assumersi la responsabilità della propria salute. Ogni scelta di qualità, ogni fonte certificata e ogni ora di studio serio contribuiscono a rompere la dipendenza da un modello che, secondo molti, tende a mantenere le persone in uno stato di gestione cronica piuttosto che di piena resilienza. Per chi desidera approfondire la scienza dietro queste molecole, ho preparato una playlist tecnica qui sul canale. Troverete l'analisi dettagliata sul blu di metilene come il bypass elettronico, il documentario sulla fisiologia dei mitocondri e le lezioni del dottor Kalker sul CDS. Sono tasselli necessari per unire i puntini di questa rivoluzione. Trovate tutti i link diretti qui sotto nella descrizione. Per approfondire la documentazione tecnica e i riferimenti sui precursori che abbiamo discusso, vi invito a unirvi al nostro canale Shop Telegram. È lì che la goccia nel mare diventa marea, lontano dalle restrizioni e dai blocchi del sistema. Consultate la documentazione, studiate e riprendetevi la vostra autonomia. Restate liberi e restate consapevoli. Ci vediamo nel prossimo video e grazie per l'attenzione. Vuoi scoprire di più? Visita il blog per approfondimenti esclusivi e dai un'occhiata allo shop Telegram con prodotti e servizi dedicati. Iscriviti al canale, lascia un like, condividi il video e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie per averci seguito. Passione, innovazione e crescita insieme.